Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Cara ciurma del pirata. Allora, siccome mi vengono fatte un sacco di domande, oggi vi anticipo così su un video un po' come al solito da pirata e non un video da professionista. Cos'è successo? Cos'è successo alla croce, alla Santa Croce, che tutti vogliono sapere della croce, dei chiodi, delle spine di Gesù? Che fine hanno fatto? Allora, a quanto pare, storicamente, la Santa Croce è andata dispersa. Però, a quanto pare sempre, ma lo vedremo in un video apposito in cui ricostruiremo tutta la storia, Sant'Elena, nonché madre dell'imperatore Costantino, riuscì a ritrovare la croce, proprio la croce su cui era stato crocifisso Gesù, che era stata in qualche modo conservata, e decise, almeno uno dei due pali della croce, di romperlo in tanti pezzi. Anche se molti cristiani erano contrari, fu fatto per dividere un po' con le varie comunità cristiane di allora qualche reliquia. Lo stesso si fece coi chiodi, anche se i chiodi servirono in parte a respingere i nemici dell'impero romano da parte di Costantino. Infatti fu proprio il palo verticale che fu diviso in vari pezzetti. Molte chiese in giro per l'Europa vantano il fatto di possedere qualche reliquia. Vi do un'altra curiosità: la chiesa di Santa Croce a Roma è stata costruita sopra una cappella, la quale cappella è stata costruita su della terra portata dalla Terra Santa, quindi fu portata della terra, proprio della terra del Golgota, del sepolcro, e fu portata a Roma, fu sparsa sul suolo, sopra fu costruita la cappella della Santa Croce e poi successivamente ovviamente la chiesa, che esiste ancora oggi. Quindi chi calpesta quella chiesa calpesta un po' di terra dove passò Gesù. Quello che riguarda le scritte che c'erano sulla Santa Croce, pare che appunto la madre di Costantino, Sant'Elena, portò via la parte scritta in greco e latino, perché la scritta era in 3 lingue. Le lingue erano ebraico, greco e latino. Di quelle scritte non si sa più nulla, neanche delle 2 parti prese da Sant'Elena. Nelle scritte c'era la cosiddetta accusa a Gesù, che in realtà non era un'accusa, fu messa da Pilato a spregio proprio per quanto era stata indicata dai giudei che vollero Gesù morto. In latino si leggeva Jesus Nazarenus Rex Judeorum, cioè Gesù il Nazareno, re dei Giudei. E questo diede molto fastidio e molto dispetto ai componenti del Sinedrio e al grande sacerdote Caifa. Un'altra cosa che pochi sanno è che la corona di spine che noi vediamo spesso nei crocifissi e che è fatta proprio come un cerchio di spine, in realtà si trattava di un vero e proprio copricapo, cioè proprio di una specie di caschetto di spine intrecciate, ed è esattamente quello che riscontriamo nella Sacra Sindone. Ci sono poi molte reliquie della morte e risurrezione di Gesù, ovviamente dalla lancia di Longhino, che è stato fatto anche santo, San Longhino per la precisione, che era ovviamente quel centurione romano che poi deve verificare se Gesù è morto per poter autorizzare di staccare il corpo dalla croce e portarlo al Santo Sepolcro. E poi c'è il velo della Veronica, quel velo con cui è stato asciugato il sudore di Gesù e sulla quale è impressa l'immagine di Cristo, esattamente molto simile
a quella del sudario e quindi della sindone. Pubblicherò qua la mappa dove potete vedere un pochino dove sono un po' tutte queste reliquie della croce, però attenzione che molte chiese millantano di avere qualcosa, ma non è possibile che siano stati usati tutti questi chiodi per Gesù. È vero che molti hanno solo dei frammenti e che quindi alcuni chiodi siano stati nel Medioevo spezzati in più parti per essere distribuiti a più chiese, in quanto allora c'era un fiorente commercio delle reliquie cristiane e anche diciamolo un po' così, ci verrebbe da ridere, ma era un po' macabra anche la cosa che spesso anche le ossa dei santi venivano ridistribuite come reliquie e venivano comprate a caro prezzo dai nobili dell'epoca. Ora che vi ho raccontato queste curiosità, scrivetemi qua sotto nei commenti se vi farebbe piacere sentirne altre, se volete che nel primo canale vi racconto completamente la storia della Vera Croce, quello che c'è dato a sapere, ovviamente un po' si perde nel mito e nella leggenda, e altri fatti del genere. Ci vediamo in un prossimo video, a Dio piacendo sempre, ciao a tutti da Ermanno, ciao a tutti dal Pirata, ciao!